Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera toccate i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. Sai cosa stavo per dire? Che questa, tra l'altro, per te è stata la tua prima vera indagine con me. Sì, questo sì. Vero? Ti ricordi? Ci aveva spento nella sala di là i faretti, sì. Esatto, aveva scaricato i faretti. Allora, guarda il K2. Francesco? Sei qui? Siamo venuti qui per te. Cos'è stato? Hai sentito? L'ho sentito, sì. No, non il rumore. No. No? Raga, io vi ricordo che, come dicevamo oggi, lui magari si ricorda, rivede in me ancora suo papà. Ok raga, allora adesso ci stiamo spostando in un'altra ala. Che? Che? Cosa è successo? Era piena. Ha già buttato giù nella... Insomma, facci capire chi sei. Noi stiamo dando per scontato che tu sia il bambino di cui tutti parlano, di cui tutti stanno testimoniando. Sei tu? Se sei tu, fallo arrivare fino al rosso, per favore. Francesco. È fisso. Fisso, guarda. Sentite? Che botta! Ma guardate, raga, ma voi lo state vedendo? Ma un bambino ma è può così avere impossibile tutta quello così. questa... Cioè, è impossibile. Ok, lascialo stare, basta, non farlo più accendere. Non interagire più con questo strumento, per favore. Porca miseria. Ok. Facci sentire i tuoi passi. Cacchio di là. Sentito? Sì. Prendi l'energia, facci sentire proprio i passi marcati. Così. Secondo me sta cercando. Anche secondo me. Perché è andato fino al verde. Sì. Sta cercando di simularlo. Sì. Sì. Secondo me sta cercando. Anche secondo me. Perché è andato fino al verde. Sì. Secondo me sta cercando. Anche secondo me. Perché è andato fino al verde. Sì. Perché anche l'altra volta, se non erro, l'avevi fatto. Eravamo giù. La batteria sta andando giù velocissimo. Davvero? Anche a te? 2 secondi fa era 44, adesso è 41. Proprio 2 secondi. Io ero al fa. 100, sono 69. No, assurdo. Io 185. Dai. Guarda. I nostri dispositivi stanno iniziando a scaricarsi in modo anomalo. Infatti, Alan, il nostro cameraman, ha sostituito 2 batterie nel giro di pochi minuti. In questo punto della struttura stiamo riscontrando una maggiore attività e l'ipotesi è che questo spirito cerchi di assorbire quanta più energia possibile dalle nostre strumentazioni per fornirci delle risposte. Ma di questo passo rischiamo di tornare a casa prima del tempo. Francesco, per favore, Fa fatica a manifestarsi adesso. non prendere più l'energia dalle nostre strumentazioni. Perché se le scarichi poi non possiamo più parlare con te. Certo.
Sicuro? Sono costretto poi a spegnere questo dispositivo che ho in mano. Lo spengo. O lo fai smettere o lo spengo. Fallo smettere. Allontanati. Raga, ma è incredibile. Fabio, ma secondo me ho davvero dei ricordi di suo padre, come l'altra volta, e cioè non c'è un'altra soluzione. Esatto. Prova, facciamo un esperimento, prova a dare K2 a Sara. E vedere se... se con lei. Non ci credo. No, non ce l'ha. Ce l'hai addosso, è vicino a te. Io vorrei vedere un rilevamento del volto, ma non riesco. Come se fosse proprio... Sai quando la persona è così felice di vederti, capito? Cioè, riprendilo in mano. Prova a dirgli se ricorda suo padre. No, vedi subito se lo riprende in mano Fabio. Dopo 2 nanosecondi si illumina. Ti ricordo qualcuno? E che cazzo dai, ragazzi. Cioè, è sempre vicino, eh? Sì, sì. Ti ricordo tuo papà? Sai che forse ricordo anche come si chiama suo papà? Che ha la memoria buona? Giuseppe. Mamma. Bravo Andre! Giuseppe, Bravissimo! me lo ricordo. Si chiamava Giuseppe tuo papà, vero? Francesco, non prendere l'energia dalle nostre strumentazioni ora. Lo so che prima te l'abbiamo chiesto. Allora, Comunque boh, a me pavimento, sì, Andre. sì, mi ricordo. Sì. Pavimento Quello azzurro. blu. Comunque io direi di fare una cosa, come l'altra volta abbiamo fatto la Stark qui, siccome bisogna capire, a parte Francesco che l'altra volta c'era, ma adesso bisogna capire realmente chi c'è, forse scremando la situazione, forse meglio fare lo Stark e capire realmente chi c'è, perché Sì. magari le entità qua dentro hanno vissuto migliaia di persone, magari non è lui. Sì. Facciamo il Raven, lo facciamo qui, visto che anche l'altra volta qua aveva Sì, parlato di sì. brutto. Francesco, noi adesso useremo uno strumento che ti potrà far parlare. Parlerai un po' con noi? Serve a noi per farci capire, Per farci capire se hai qualcosa da dire, per farci sapere perché sei ancora qui. Ci avevi detto che andavi in un posto migliore, se realmente sei tu, Francesco, che stai parlando con noi. Facciamo il Raven. Proviamo. Il Raven è uno strumento di nostra creazione. È in grado, tramite una scansione di frequenze radio ed un sistema di filtraggio audio molto sofisticato, di emettere delle parole chiare e pulite che al 90% delle volte sono di senso compiuto e contestualizzate alla domanda che stiamo ponendo. E visto che nell'indagine passata, con il vecchio strumento, avevamo avuto dei riscontri incredibili, credo che non ci sia luogo migliore per tentare una nuova sessione. C'è qualcuno che vuole parlare con noi?
Puoi dirmi il tuo nome? È Si è spento il faretto? Sì. Mi sono messo nell'angolo, si è spento. Ok, va bene. Dai, continua. Puoi dirmi il tuo nome per favore? Io ho sentito Francesco sotto, Aspetta. Guarda. Puoi provare a ripetere il tuo nome per favore? Francesco ancora? Me lo puoi ripetere in modo più chiaro per favore? Sì, l'ha detto. Porca miseria! Sì. Che roba! Adesso sì. Guarda. Sì, l'ha detto. Porca miseria! Sì. Ok, oh, raga, ho i brividi. Adesso sì. Ho i brividi. Cioè, qui è ancora lui qua. Ti ricordi di noi, Francesco? Di il mio nome. Te lo ricordi il mio nome? Come mi chiamo? Puoi ripetere il mio nome? In modo più chiaro? Eppure io sento una cosa, Fabio. Io sento una cosa. Cosa senti? Giuseppe. Davvero? Io sento, è già la terza volta. Sì? Adesso ancora di più. Davvero? L'ho detto. Perché magari l'ha sentito adesso. Come si chiamava il tuo papà, Francesco? Madonna mia, ragazzi! Ma non l'ho sentito, cosa ha detto? Io ho i brividi. Cosa ha detto? Giuseppe. Vedi? Vuoi ripetermi come si chiamava il tuo papà? Che roba, raga. L'ho detto. Io sono Giuseppe. senza parole. Ascolta, io voglio chiederti una cosa. Sì, Dai. Le persone che vengono qua dicono che tu dici sempre una parola, una frase. Me la puoi dire? Le persone che vengono qua dicono che quando tu ti manifesti dici sempre che tu hai già pagato. Pagato? Puoi dirmi chi ti ricordo? Papà. Mamma te l'ho detto. mia, ragazzi. Te l'ho detto.
Ha detto nitidissimo. Sì, perfetta, proprio perfetta. E come si chiamava tuo papà? Me lo puoi dire? Certo. Giuseppe. Ok. Ma perché è ancora qua lui? Non lo so, non capisco, raga. Ma Ma l'età? perché è cosciente. Dovrebbe essere che O ha 6 8 o anni. 8, non mi ricordo, forse 8. Mi puoi dire i tuoi anni? Quanti anni hai? Assurdo, Ha detto, oh, Oh, sì. Mi puoi dire quanti anni hai? 8. Assurdo. Assurdo. Magari non nessuno. Francesco, ci sono altre persone qui con te? Certo sì. Ovvio, io sono dico. Certo sì. Ovvio, io sono dico. E chi sono queste persone? Francesco? Ho una domanda un po' personale per te. Tu sai di essere morto? Silenzio totale. Tu sai di essere morto? Gli hai messo il dubbio, eh? Sì. Tu sai di essere morto? No. No? No, raga. No. Puoi dirmi, ti ricordi per caso l'anno in cui sei nato? Sembrato un papà. Sembrava. Francesco, perché sei ancora qui?